Non ci credo, guardate! C'è l'aereo di Subway Surfer! Guardate, è distrutto! Come ha fatto a precipitare in questa zona? Non ci credo che l'abbiamo trovato nella vita reale. Io conosco la sua storia e adesso vi racconterò come l'aereo di Subway Surfer si è precipitato. Andiamo a scoprirlo! Jake era nel mondo di Subway Surfer e stava correndo lungo i binari inseguito dalla guardia. Per scappare dalla guardia, Jake si era nascosto all'interno di un garage e scopre che all'interno di questo garage c'è un aereo abbandonato. Jake chiama Tricky e Fresh ed assieme ridipingono l'aereo abbandonato rendendo la tema Subway Surfer. L'aereo era bellissimo e super colorato. Tricky e Fresh mettono la benzina magica all'interno dell'aereo e si preparano per il decollo. I personaggi Subway Surfer erano felicissimi all'interno dell'aereo. L'aereo parte e prende il volo. Loro sono felici e guardano fuori dal finestrino. Il cielo azzurro e limpido. Ad un certo punto però il cielo inizia a diventare sempre più grigio e si forma una tempesta di fulmini. L'aereo di Subway Surfer schiva tutti i fulmini della tempesta, ma la tempesta diventa sempre più violenta ed un fulmine gigante viola colpisce l'aereo facendolo andare in tilt. Uno dei motori dell'aereo prende fuoco e l'aereo inizia a precipitare ed i personaggi di Subway Surfer cercano di riavviare i sistemi. L'aereo continua a precipitare ma non tocca mai terra. Ad un certo punto la pioggia della tempesta si fa tanto intensa e riesce a spengere l'incendio del motore di Subway Surfer. Jake riesce a prendere il controllo dell'aereo e gli fa riprendere quota. Finalmente la tempesta era finita ed i personaggi di Subway Surfer erano salvi e potevano continuare il loro viaggio. Ma dalle nuvole esce un elicottero della polizia. Era il poliziotto di Subway Surfer con il suo cane che stava cercando di catturare l'aereo di Subway Surfers. Inizia a lanciargli delle reti magiche ma l'aereo le schiva tutte. Ad un certo punto il poliziotto dall'elicottero lancia un'altra rete magica che viene colpita da un fulmine e si elettrifica fino a diventare un vortice. Questo vortice inizia a risucchiare tutte le nuvole. Risucchia anche l'aereo dei personaggi di Subway Surfers e l'elicottero della polizia. L'aereo di Subway Surfers all'interno del vortice stava andando velocissimo. Ad un certo punto dall'interno dell'aereo si apre un portale e arriva la guardia che afferra Tricky e Fresh e li butta all'interno di questo portale. Poi la guardia salta all'interno di questo portale e il portale si chiude. Il cane della guardia rimane con Jake sull'aereo ed è triste. L'aereo esce dal portale ad altezza del terreno. Jake prova a far frenare l'aereo ma non ci riesce. Il cane della guardia di Subway Surfer fa delle facce divertenti perché si spaventa. L'aereo non riesce a frenare e finisce dentro una pozza di fango. Il cane era felice perché l'aereo si era fermato e Jake controlla dentro l'aereo che cosa sta succedendo e nota che manca il carburante. Jake ed il cane escono dall'aereo e vanno alla ricerca del carburante, ma l'aereo esplode di scintille e le ali dell'aereo si rompono. Jake cerca allora un modo per ricostruire il suo aereo. Cerchiamolo con il drone. Dobbiamo effettuare delle ricerche perché in questa zona ci sono gli oggetti abbandonati di Subway Surfer. Guardate, quella là è una lattina di Subway Surfer. È stata abbandonata. Perché si trova in questa zona? Forse Jake è passato da queste parti. Guardate, c'è lo skateboard abbandonato di Subway Surfers. Probabilmente Jake è passato da queste parti e se l'è scordato. Dobbiamo prenderlo e portarcelo con noi, così lo restituiamo al suo legittimo proprietario. Avete visto quanto è bello? Lasciate mi piace se vi piacciono gli skateboard di Subway Surfers. Guardate, c'è la transenda di Subway Surfers. Siamo entrati nel livello nella vita reale di Subway Surfers. Guardate, c'è Jake che sta correndo per strada, inseguiamolo. L'abbiamo inseguito con il drone lo sta inseguendo in modalità veramente epica. Guardate, Jake sta saltando su tutti gli ostacoli, però il drone non ce la fa a seguirlo perché ha bisogno del nostro supporto. Dobbiamo tornare nella nostra base segreta e continuare a seguire Jake con il drone. Torniamoci subito. Ho avviato il drone, siamo alla ricerca di Jake di Subway Surfer. Osservate perché potrebbe essere da queste parti. Vi ricordate che l'abbiamo visto correre proprio qua? Però non c'è più lui. Ma guardate, in questa zona c'è un treno di Subway Surfers ed è palesemente uscito dai binari. Ma che ci fa qua? Non dovrebbe esserci un treno qua. Forse il mondo si sta buggando. Cerchiamo di trovare Jake prima che sia troppo tardi. Sentite, questo era il fischietto della guardia. Forse è nelle vicinanze, si è accorta anche lei del treno. Guardate, ci sono Tricky e Fresh che sono usciti da questo treno schiantato e stanno camminando felici. Chissà cosa vogliono combinare. Secondo me sono venuti alla ricerca anche loro di Jake perché non sanno dove si trovi. Però noi dobbiamo dirigerci verso il fischietto della guardia perché secondo me c'è qualcosa di importante là. Guardate, c'è Jake e sta scappando dalla guardia. La guardia lo sta inseguendo molto velocemente, ma Jake è più veloce perché è sul suo hoverboard. Guardate, la guardia sta mandando alla caccia al suo cagnolino, ma il suo cagnolino non ce la fa a correre perché è un bulldog inglese e lo sappiamo tutti che i bulldog inglesi non corrono molto velocemente. Guardate, Jake ha finito l'effetto del suo hoverboard e la guardia ha iniziato un combattimento magico contro Jake perché si è avvicinata troppo. Jake si sta difendendo usando le magie a tema Subway Surfers, ma la guardia ha delle tecnologie innovative epiche che solo la polizia può avere. Infatti è super figa. Commentate con un cuore blu se vi piace la guardia di Subway Surfers. E guardate, il combattimento epico sta per finire perché Jake non ha più poteri magici. La guardia ha tirato fuori
fuori delle manette e ha catturato Jake. Non ci posso credere, non siamo riusciti a salvarlo. Cosa gli farà la guardia adesso? Mi sa che Jake è nei guai seri. Jake è stato preso dalla guardia ed è stato imprigionato dentro una gabbia magica. Jake però era molto furbo ed aveva dei sistemi per sbloccare la gabbia di sicurezza, ed in pochissimo tempo hackera la gabbia di sicurezza e scappa. La guardia però se ne accorge e ci mette poco tempo ad inseguirlo. Dopo l'inseguimento la guardia cattura Jake e lo solleva da terra. Inizia a camminare e davanti alla guardia si apre un portale. La guardia guarda il portale in modo strano, poi va per entrare nel portale, ma dal portale esce un treno di Subway Surfer che la guardia si sposta per schivare. La guardia si accorge che accanto a lei non c'è più Jake e nota che è salito sopra il treno. La guardia corre dietro al treno di Subway Surfers e fa un salto enorme. Riesce a salire sul tetto del treno ed inizia a inseguire Jake sul tetto del treno. Jake scappa sul treno e salta da un vagone all'altro per sfuggire dalla guardia e la guardia lo insegue. Il treno nel frattempo va super veloce e non si ferma mai. La guardia arriva vicino a Jake, sta per afferrarlo, ma arrivano Tricky e Fresh che con la magia prendono la guardia e la buttano giù dal tetto del treno. I tre amici di Subway Surfers scappano con il treno e la guardia è arrabbiata. La guardia va via, ma dopo poco tempo torna con una macchina della polizia moderna con tecnologie innovative ed inizia a seguire il treno andando molto veloce. Guardate, la polizia sta seguendo velocissima il treno dove ci sono gli amici di Subway Surfers. Ha una macchina super epica il poliziotto di Subway Surfers e li sta inseguendo veramente veloce. Guardate, la guardia però ha sbandato ed è finita in una pozza di fango. I ragazzi di Subway Surfers sono riusciti a scappare e sono scesi dal treno. Guardate, i ragazzi di Subway Surfers hanno trovato l'aereo di Subway Surfers e sono pronti a pulirlo totalmente dalle liane per renderlo ancora più bello. Jake e Trick e Fresh prendono un carro attrezzi ed iniziano a trascinare l'aereo via dalla pozza di fango e con un po' di fatica i nostri amici portano l'aereo di Subway Surfer in una officina e iniziano a ripulirlo dalle liane con l'acqua. L'aereo stava diventando più colorato, poi Jake e Trick iniziano a pitturarlo con delle bombolette spray e l'aereo viene reso super colorato e super moderno. Poi gli riparano i vetri e alla fine Jake, Trick e Fresh entrano all'interno dell'aereo e ricostruiscono gli interni rendendolo più moderno che mai. Trick e Fresh mettono la benzina magica all'aereo e finalmente l'aereo è di nuovo pronto per il decollo. Ma nel frattempo la guardia stava tramando qualcosa contro Jake. Aveva soldato un gruppo di robot per costruire il suo aereo malvagio. I robot avevano iniziato a costruire l'aereo e stava prendendo forma. Lo pitturano di azzurro e gli mettono le luci della polizia. Poi all'interno dell'aereo vengono messe un sacco di tecnologie innovative per catturare Jake. La guardia aveva un piano preciso: aspettare che l'aereo di Subway Surfers decolli per poter catturare tutti i personaggi una volta per tutte. La guardia attesta il suo nuovo aereo e prende il volo. Mentre era in cielo, la guardia prova a liberare il suo sciame di droni e chiede al suo sciame di droni di trovare Jake, Tricky e Fresh. I droni iniziano a cercarli in tutto il mondo. Sembrava impossibile trovarli, ma ad un certo punto un drone arriva vicino all'officina dei personaggi di Subway Surfers e riesce a rintracciarli tutti. Allora la guardia si inizia a dirigere in quella zona e prepara un attacco formidabile per catturarli tutti. Dobbiamo riuscire ad avvertire i personaggi di Subway Surfers prima che sia troppo tardi. Guardate, siamo davanti ai ragazzi di Subway Surfers che sono contenti e si sono preparati il loro aereo. È arrivata la guardia di Subway Surfers a bordo dell'aereo della polizia e li sta inseguendo. Loro stanno scappando e non sanno più cosa fare. La guardia di Subway Surfers è super agguerrita da sopra l'aereo, sta tirando delle tecnologie innovative per catturarli, ma loro le stanno schivando grazie ai loro hoverboard. Stanno tirando fuori anche loro delle tecnologie innovative. Guardate, Jake però sta dipingendo una macchina sul muro e la macchina che Jake ha dipinto nel muro è diventata reale. Guardate, Jake, Trick e Fresh stanno montando sulla macchina e la macchina ha un'antenna digitale che spara fulmini. La macchina ha iniziato a correre per strada e l'aereo della polizia lo sta inseguendo. Ma guardate, la macchina ha tirato dei fulmini rossi contro l'elicottero della polizia che si sta difendendo. Ma la macchina sta acquisendo sempre più potenza e guardate, l'elicottero della polizia è andato in tilt e la guardia non sa più cosa fare. La guardia di Subway Surfers ha perso il controllo dell'aereo e l'aereo sta andando a planare dritto dentro l'acqua del fiume. L'aereo è finito all'interno del fiume e la guardia di Subway Surfers è uscita dall'aereo ed è in riva al fiume ed è triste perché il suo aereo è stato completamente distrutto. I ragazzi di Subway Surfers sono felici e guardate, sono scesi dalla macchina e stanno montando nel loro aereo. Sono pronti per ripartire per il loro viaggio e guardate, i ragazzi di Subway Surfers hanno preso il volo e stanno andando verso l'orizzonte, verso una nuova avventura. Se questa avventura ti è piaciuta lascia un commento, un mi piace, iscriviti al canale per vivere nuove avventure e per vedere una nuova avventura adesso clicca qui.